Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete in una mise un attimino più elegante del solito perché sono appena tornato dagli studi di Sky dove abbiamo registrato, insomma, Zona Rossa, PostGP, abbiamo fatto la diretta, qualcuno avrà visto, e sono solo l'1:09. Pensate quanto vi voglio bene. A parte questo, secondo me non abbiamo analizzato alcune cose all'interno della trasmissione molto interessanti che necessitano di un mini approfondimento, tra cui la partenza di Marquez dove ha rischiato di essere centrato dal caro Binder e il suo recupero pazzesco, questa GP22 Ducati che non si capisce, va, non va, boh, lo scopriremo, e la gara del Bestia. Pazzesco, garone incredibile. Comunque subito dopo la sigla e magari durante questi 3-4 secondi che avete una bella iscrizione, non sarebbe male, un bel like così facciamo salire il video e siamo tutti felici e contenti, è gratis. Direi di partire dalla partenza di Marquez. Tutti subito hanno iniziato a dire no, frizione impaccata, ha sbagliato la partenza, bla bla. Quella roba lì io sinceramente non voglio fare il presuntuoso, ma la conosco bene perché con tutti i test che facciamo su moto di serie, non moto di serie, BMW vecchie, partenze con il launch, partenze senza launch e via dicendo, quella è una classica strategia di partenza che non è andata a buon fine. Difatti si vede Marquez che è pronto per partire, molla la frizione nel momento in cui la moto sente un'accelerazione e un sollevamento della ruota anteriore, taglia completamente la potenza e fa morire il motore. Ve lo faccio sentire proprio rapidissimamente perché appunto lo sapete, non si può far vedere più di 1,5 secondi di immagini. Sentite? Molla la frizione e il motore muore. Prova a ritirare la frizione, riprende i giri, rimolla la frizione e muore di nuovo il motore. Fino a quando, a furia di sfrizionate repentine, riesce a prendere un pochino di spazio e poi a quel punto non tocca più la frizione, la rilascia, le strategie elettroniche si staccano e la moto inizia a accelerare, soprattutto da quando mette la seconda. E questo è un chiaro segnale che è un discorso elettronico, perché molto spesso le strategie di partenza sono solo nella prima marcia, nel momento in cui si mette la seconda si staccano e insomma hai piena potenza. E di nuovo in prima si capisce che è un problema di elettronica, perché con la potenza che hanno le MotoGP, anche se nel momento che tu molli la frizione completamente e hai un problema meccanico, invece che fare quel rumore sordo di boh, quindi di motore che cala di giri, addirittura succederebbe come è successo a Pedrosa un po' di tempo fa con la moto che praticamente si cappotta. Questi motori hanno 300 e passa cavalli, cioè dal momento che ti sposti e vai a 20 all'ora e comunque apri il full gas, tempo 11 di secondo ti trovi a fare 27 backflip. Insomma, hanno fatto un gran casino elettronico e l'ho anche confermato appunto direttamente lui in diretta, quindi volevo giusto spiegarvi un po' meglio. Altra cosa di Marquez, a questo uomo della sua vita non gliene frega un bene amato cazzo, perché non so se avete visto il rischio che ha preso nel sinistra dove è molto bucato. Questo partito ultimo full gas, anzi forse questo partito ultimo l'ha anche un po' aiutato perché lo ha un po' sollevato da quella tensione che si ha quando si parte lì davanti, bisogna fare una bella prestazione. Questa cosa qui ce la dovranno spiegare gli psicologi perché è veramente fa ridere, cioè parti avanti, c'hai la tensione, parti indietro, vai, spacchiamo il culo a tutti primi, prende, parte, rischi uno dopo l'altro, staccate dove se per sbaglio quello all'interno non rialza la moto si porta via lui, la moto e tutta la famiglia. Insomma, è il vecchio Marquez. Chissà quando cambierà approccio alle gare, non lo so. Non so se è meglio così o se ci ritroveremo come al solito in una situazione come a Mandalika che diciamo oddio adesso smetterà, cosa succederà e via dicendo. Comunque sembra sia tornato bello in canna. Tralasciando il signor Marquez possiamo passare direi al vincitore di questa gara e soprattutto con merito, cioè il buon Bestia. Che gara ha fatto? Fotocopia della gara in Qatar, bello tranquillo, lì sul suo passo, 7 decimi più alto di quello che aveva nel taschino. Ultimi 3 giri è iniziato a vedere Miller che andava a lungo, tornava indietro e non si capisce se era anche un po' di fisico, perché in quei casi quando non riesci più a portare la moto dove vuoi eccetera è anche un po' la fatica fisica quello che ti fa essere un po' più sporco. Invece il Bestia preciso, arrivava sempre in anticipo sugli scambi di direzione, entrava perfetto, cucito al cordolo, bellissimo. E poi ha piazzato il turbo, ha abbassato di 7 decimi, ciao, se n'è andato, ha sfruttato tutta la gomma che gli era rimasta, al contrario dei suoi avversari. Ancora sono lì che dicono no, ma il campionato non ci pensiamo, ma secondo me lì sotto al campionato ci pensano e come e fanno bene. E la roba che non riesco a concepire è come appunto GP21 con Bastianini sopra faccia questa differenza
e la GP22 questa fatica. Vi giuro, io puntavo tutto su Bagnaia quest'anno e ancora ci punto perché secondo me è uno dei più talentuosi al momento e quello che ha fatto nell'ultimo pezzo di stagione l'anno scorso è stato incredibile, cioè una qualità nella guida e una forza dimostrata in pista incredibile. Quindi mi dispiace vederlo un po' così in difficoltà, ma da Portimao e secondo me ancora di più da Jerez tornerà in palla. Però adesso inizia a essere un po' tardino, quindi stiamo a vedere. E a parità di moto Miller impazzito, e anche questa roba qui è un gran casino ragazzi, perché Bagnaia è stato riconfermato subito a inizio anno e invece c'è un Miller che al momento comunque zitto zitto riesce a fare dei risultati migliori del compagno di squadra e per adesso non si sa niente, non si sa nulla. Lui ovviamente non si sente molto considerato perché non gli viene detto nulla sul rinnovo di contratto. Mi ricorda una situazione di qualche tempo fa, però ragazzi, di dietro ci sono Bastianini e Martin che anch'io se fossi Ducati li guarderei con un bell'occhietto da fidanzata innamorata. E invece andando un attimo in sponda, Suzuki, tutti dicono è arrivato Livio Suppo, Rins è tornato quello di una volta. Io come al solito la butto lì, secondo me è un fuoco di paglia, sono passate solo 4 gare, ma tra non molto troveremo il caro vecchio Rins dove Vite Demolizioni is on the way. Il vizietto secondo me tornerà di moda. Non lo vedo come un candidato vero per il campionato, anche se adesso è in seconda posizione. Invece parliamo di Yamaha, che non va un beneamato cazzo. Avete rotto gli zebedei, cioè non si può vedere che a ogni accelerazione di Honda, Suzuki, Ducati eccetera questi prendono 57 metri, vanno troppo più forte degli altri. E fossi Quartararo sarei giustamente incazzato, e invece Frankie nell'ultima parte di Race Anatomy, anche per chi ha seguito, è stato molto analitico e secondo me sta avendo la predisposizione giusta, perché al contrario di fare un po' quello che rema dall'altra parte, cerca con la squadra di andare nella stessa direzione, di trovare delle soluzioni alternative e di tornare in su insieme alla squadra, anche se sono un po' lenti. Però in questa situazione è fondamentale, perché anche queste cose all'interno di un team ufficiale contano tantissimo, come morale, come scelte della dirigenza sul futuro, insomma. Dato che un pilota sta andando più forte di un altro, è giusto anche per chi è un po' più in difficoltà assecondare mamma Yamaha, in modo che se il buon Quartararo è lì che dice sai cosa c'è, me ne voglio andare, vai pure, tanto noi abbiamo il buon Franco che sostiene la causa e poi magari ci guarderemo intorno e prenderemo qualcos'altro. E magari l'andare via di Quartararo darà proprio la scossa a Yamaha per fare dei salti in avanti veramente importanti. È da tanti anni che soffrono con sto motore e con sto posteriore che non ha trazione. Ragazzi, Valentino lo dice da 6 anni, cioè non 3, 6 anni che ci sono questi problemi. Poi intanto gli altri crescono, quindi aumentano a dismisura, perché anche se non hai grip al posteriore ma sei primo va bene, come è successo l'anno scorso con Quartararo, ma se non hai grip al posteriore e fai merdesimo invece lì iniziano i problemi. Bene ragazzi, spero che questo mini post GP post GP di Sky vi sia piaciuto. Rimanete sul canale perché domani uscirà il video della prima gara del National e cioè è successo di tutto. Anche per chi ha guardato la gara live vi posso assicurare che non avete visto nulla. Backstage con dissing, insulti vari, non a me insomma, però insomma cose molto piccanti, molto belle. Gara stratosferica, gente che si cappotta cercando di fare non si sa bene che cosa a fine gara. Insomma non perdete però, domani ore 18:30. Con questo io vi saluto, gas, e ci vediamo al prossimo video.